Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Oggi parliamo di alcune espressioni davvero utili per la conversazione, perché vi permettono di esprimere delle sfumature di significato che porteranno la vostra conversazione su un altro livello. Le espressioni che vediamo insieme oggi sono le seguenti: tanto per, senza se e senza ma. Per la cronaca, per così dire, ancora una volta, morale della favola, detto tra noi, al più presto, a parte gli scherzi, a buon rendere. Per ogni espressione vedremo insieme un esempio di frase, così che possiate capire bene come usarle nella conversazione. Cominciamo subito con la prima espressione, che è tanto per. Leggiamo l'esempio. Non voglio partecipare alla discussione tanto per. Non ho niente da aggiungere, perciò rimarrò in silenzio. In questo esempio, l'espressione tanto per significa senza motivo, senza una vera ragione. Quindi non voglio partecipare alla discussione solo per il gusto di parlare, tanto per parlare. Non ho niente da aggiungere, perciò rimarrò in silenzio. Andiamo avanti e vediamo la seconda espressione, che è senza se e senza ma. Leggiamo l'esempio. Dovete collaborare senza se e senza ma. Se uso l'espressione senza se e senza ma, significa che nessuno può obiettare a ciò che viene detto. Quindi io invito un gruppo di persone a collaborare senza se e senza ma. Quindi queste persone non possono obiettare al fatto di collaborare insieme. La terza espressione è per la cronaca. Leggiamo l'esempio. Per la cronaca, non ho detto io a Stefania che Antonio la tradisce. L'espressione per la cronaca significa che sia ben chiaro a tutti. Quindi, se io uso questa espressione, voglio far sapere a tutti come sono andate veramente le cose. Quindi l'espressione per la cronaca è usata quando si vuole far sapere a tutti un'informazione che si reputa importante. Quindi è importante che tutti sappiano l'informazione che sto per condividere. La quarta espressione è per così dire. Leggiamo l'esempio. La tua macchina è, per così dire, un po' vecchia. Se uso l'espressione per così dire, mi sto esprimendo consapevolmente in modo impreciso. Quello che veramente penso è che la tua macchina è un vero rottame, ma siccome non voglio apparire offensiva o maleducata, cerco di attenuare il mio pensiero e quindi dico semplicemente che la tua macchina è, per così dire, un po' vecchia. Andiamo avanti e vediamo l'espressione successiva, che è ancora una volta. Leggiamo l'esempio. Ancora una volta siamo qui a discutere per lo stesso motivo. Quindi l'espressione ancora una volta sottolinea il fatto che una situazione si ripete e c'è anche una sensazione di fastidio. Si capisce proprio dalla frase. Ancora una volta siamo qui a discutere per lo stesso motivo. La sesta espressione che vediamo insieme oggi è morale della favola. Leggiamo l'esempio. Morale della favola. Dopo la brutta esperienza che ho vissuto, non prenderò più il monopattino per muovermi in città. Sono stata coinvolta in un incidente con il monopattino in città. Ho raccontato che cosa è successo e per concludere il racconto condivido anche l'insegnamento di questa mia brutta esperienza. Il monopattino non è un mezzo di trasporto sicuro per muoversi in città e quindi arrivo alla conclusione di non prendere più il monopattino per muovermi in città.
L'espressione seguente è detto tra noi. Leggiamo l'esempio. Detto tra noi, penso che quella decisione non sia stata la migliore. Questa espressione introduce un pensiero, un'informazione che si vuole rimanga tra la persona che parla e la persona che ascolta. Possiamo considerarla come l'espressione contraria all'espressione che abbiamo visto in precedenza, che è per la cronaca. C'è anche un altro modo per dire la stessa cosa, che è che rimanga tra noi. Quindi qui è molto più chiaro l'invito a non diffondere questa informazione. Poi abbiamo l'espressione al più presto. Leggiamo l'esempio. Devo finire questo progetto al più presto, ovvero quanto prima, il prima possibile. Quindi il progetto deve concludersi velocemente. La penultima espressione che vediamo insieme oggi è a parte gli scherzi. Leggiamo l'esempio. A parte gli scherzi, non deve essere stato facile dirlo a Carlotta. L'espressione a parte gli scherzi introduce un'informazione che viene detta con più serietà rispetto a ciò che è stato detto in precedenza. Quindi la conversazione inizia come uno scherzo, però poi c'è la necessità di diventare più seri, dicendo a parte gli scherzi, oppure scherzi a parte. Non deve essere stato facile dirlo a Carlotta. E infine, la decima e ultima espressione di oggi è a buon rendere. Leggiamo il dialogo. Mi puoi prestare la macchina oggi pomeriggio? Va bene. Grazie, a buon rendere. L'espressione a buon rendere significa che io ringrazio la persona per avermi fatto il favore e prometto di essere disponibile a fare un favore alla persona. In sostanza, sono grata alla persona per avermi fatto questo favore e quindi io mi rendo disponibile a fare un favore a questa persona nel momento in cui lui o lei abbia bisogno di un favore da parte mia. Se volete studiare ed imparare altre espressioni come queste di cui vi ho parlato nel video di oggi, vi lascerò il link ad un altro video su altre 12 espressioni che secondo me vi saranno molto utili. Se avete qualsiasi domanda o dubbio, la sezione dei commenti è a vostra disposizione qui sotto. Se ancora non l'avete fatto e vi va di farlo, iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati sulle nuove lezioni che pubblicherò in futuro. Questo è tutto per oggi, grazie mille per aver guardato questo video, noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!